Salve Gun Blood Scissor, un po' di tempo fa mi sono reso conto che mi avevi già fatto una donazione perché parlassi del seguente argomento e poi non so perché non ne trattai. Ho già trattato due argomenti da te proposti e anche per questo mi avevi pagato 10 euro, quindi adesso colgo l'occasione che posso presentarti questa indagine che ho qua fatto. L'argomento era: Skynet con la sua intelligenza artificiale malvagia causerà un olocausto nucleare e scatenerà una guerra contro l'umanità? Mettiamoglielo come domanda. E ironia della sorte, prima di tutto glielo domando all'intelligenza artificiale. Facciamogli questa domanda all'intelligenza artificiale, vediamo che ci risponde. Sto googleando e niente. In tutti non appare nulla. Facciamo ai mode. Allora ecco che ci ha risposto ai mode. Mettiamo un po' di brillo, c'è molto sole. Allora, Skynet è un sistema di intelligenza artificiale immaginario proveniente dal franchise di fantascienza Terminator. Nel contesto di queste storie è l'IA che alla fine ottiene autocoscienza, determina che l'umanità è una minaccia per la sua esistenza e lancia un olocausto nucleare che porta a una guerra tra macchine e gli umani sopravvissuti. Diciamo che leggiamo questo per farci una ricapitolazione, no? Tuttavia Skynet è un elemento di fizione. Gli scenari catastrofici che la vedono protagonista non sono basati su eventi o minacce del mondo reale, ma sono creazioni narrative utilizzate per esplorare temi fantascientifici come i potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale non regolamentata e l'etica della creazione di macchine senzienti. Qua non so se è la stessa intelligenza artificiale che ci vuole consolare e mettere tranquilli oppure la verità, chissà. Allora, nel mondo reale l'intelligenza artificiale IA è un campo di studio e tecnologia in rapida evoluzione. Gli esperti e i ricercatori sono consapevoli delle potenziali sfide etiche e dei rischi legati allo sviluppo di IA avanzate e stanno lavorando su quadri normativi e misure di sicurezza per garantire che l'IA venga sviluppata in modo responsabile e a beneficio dell'umanità. La preoccupazione per la sicurezza dell'IA è un argomento di dibattito attivo tra esperti, ma l'idea di un'IA senziente e malevola come Skynet rimane nel regno della fantascienza. E ci accontentiamo di questa definizione o vogliamo un'altra? Vediamo un po'. Vediamo, perché nella vecchia fattoria IAO c'è il maiale, c'è il maiale, vediamo un po' qua. Qua devo cercare, perché adesso cerchiamo con un'altra IA che facciamo risposta think deep purple. Allora vediamo copilot esplorando un'altra intelligenza artificiale, vediamo, perché a volte ti rispondono in modo differente. No, Skynet è un personaggio, no,
Skynet è un personaggio di fizione creato dalla serie Terminator. Non esiste alcuna prova che un'IA reale chiamata Skynet scatenerà inevitabilmente un olocausto nucleare. Tuttavia esperti reali avvertono che l'intelligenza dell'IA nei sistemi militari e di comando nucleare può aumentare i rischi se non vengono adottate robuste salvaguardie. È più pessimista a Copilot. Che cos'è Skynet nella fizione? Skynet è un'intelligenza artificiale immaginaria inoltrata introdotta nella sala di nella saga di Terminator come rete cosciente che prende il controllo delle armi e lancia un attacco nucleare contro l'umanità. Nel racconto la scelta di usare armi nucleari è un espediente narrativo per mostrare una catastrofe su scala globale e la perdita del controllo umano. Perché la fiction usa un olocausto nucleare? Nei racconti di fantascienza le armi nucleari sono spesso scelte perché sono strumenti definitivi e facilmente comprensibili per rappresentare l'annientamento totale. Inoltre dal punto di vista narrativo sono stabili e pronte all'uso rispetto ad altre armi come agenti biologici che nella finzione possono essere meno pratici da gestire nel lungo periodo. Cosa dicono gli esperti oggi sul rischio reale? La preoccupazione reale non è Skynet ma l'uso dell'IA in sistemi di comando, controllo e sorveglianza nucleare. Istituti di ricerca e organizzazioni di sicurezza sottolineano che l'IA sta entrando in molte funzioni militari e che questo può introdurre nuovi vettori di errore, automazione incontrollata o decisioni prese troppo rapidamente senza supervisione umana adeguata. Rapporti recenti raccomandano limiti chiari, test rigorosi, trasparenza e regole internazionali per evitare che sistemi automatizzati possano contribuire a escalation accidentali. Infatti negli anni 70-80 grazie a un controllore umano si è evitato che partisse un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica perché c'era stata un'interferenza radar. Uno stormo di uccelli era stato scambiato per un insieme di missili sovietici nucleari. Cosa significa per noi e cosa si può fare? Non è inevitabile che un'IA provochi una guerra nucleare. Il rischio dipende da decisioni politiche, progettazione tecnica e governance, misure pratiche importanti, mantenere il controllo umano sulle decisioni critiche, implementare audit e verifiche indipendenti, stabilire norme internazionali sull'uso dell'IA in ambito militare e investire in resilienza e sistemi di sicurezza, informarsi e partecipare. Il dibattito pubblico e la pressione sui governi e industrie sono fondamentali per spingere verso regole che riducano i rischi. Conclusione: Skynet rimane un monito narrativo, non una previsione inevitabile. Le minacce reali derivano dall'adozione imprudente di tecnologie potenti senza adeguate salvaguardie. Affrontarle richiede policy, controllo umano e cooperazione internazionale per prevenire incidenti catastrofici. Adesso cerchiamo in Grok, un'altra intelligenza artificiale. Oh, quanto ho letto veloce, 8 minuti, mi sembra un'eternità. Non si apriva il reload. È un po' lento sto cellulare. Il Motorola Moto E7 Power. Se potete fatemi una donazione qua nella chat che questo video uscirà in Premiere, forse fra qualche ora, così mi compro un cellulare nuovo. Esperto, facciamo livello esperto la domanda. Metto risposta in italiano, grazie, perché molte volte mi risponde intelligenza artificiale nell'idioma che vuole, una volta anche ho raggiunto il limite e vabbè, ma tanto mi devo iscrivere gratuitamente, se no ho raggiunto il limite, basta. Fin qui ci hanno detto che non c'è un vero rischio, ma
il rischio è che, diciamo, diamo troppo affidamento nei sistemi automatizzati di intelligenza artificiale. Quindi il vero rischio, come io mi ricordo negli anni 80, caro Gunblad Scissor, è l'uso che se ne fa. Per esempio negli anni 80, soprattutto quando si commercializzò la televisione, tutti i ragazzi guardando il drive-in uscivano in motorino, volevano portare tutti gli scarponcini di camoscio, le ragazze avevano le borsette di camoscio, tutti portavano il piumotto, addirittura in primavera, addirittura in autunno, tutti a portare sto camoscio, tutti a portare il piumotto, le ragazze nella borsetta di camoscio rotonda che c'aveva una fibbia a metallo, dovevano scriverci con la penna a sfera, rovinandolo, però dovevano scriverci delle frasi. Si usavano gli sticker colorati che si appiccicavano sui quaderni, cioè ti compravi un pacco di sticker per metterlo in un quaderno che dopo un anno dovevi buttare, se non subito. Ci scrivevano disegnini, tutti a dire uè sfettinzia, uè scugnizzo, uè scugnizza, uè tamarro, cioè senza personalità, andare in motorino tutto il giorno, gente che purtroppo si accidentava. E io invece era l'unico che a Casal Palocco camminavo per le terrazze, andavo nella libreria, compravo un libro, accompagnavo mia madre anche allora alla GS che stava nelle terrazze. Adesso non c'è più. Le terrazze fu l'outfit più grande di Casal Palocco e forse di Roma. Poi ne hanno aperto uno piccolino nell'Infernetto negli anni 80, credo. E poi naturalmente da sempre c'è stato un outfit piccolino nella Shell della piazza dove c'è il drive-in, c'è una circolare, una rotonda, e lì c'è una Shell e c'ha centro commerciale sotto ma anche sopra, in un primo piano, che c'era un laboratorio per fare le analisi del sangue nel primo piano, e la Shell lì nel piazzale. E quindi l'intelligenza artificiale già era ridotta dalla televisione, cioè l'intelligenza naturale era ridotta dai programmi televisivi sempre più commerciali, sempre più massivi, sempre più stupidi, concorsi a premio, giochetti nella Mediaset, ma anche la Rai non scherzava, si mise al tanto. Poi c'è da dire che facevano dei programmi televisivi interessanti, a parte Super Quark e Super Quark, ma la Rai ha sempre fatto dei programmi di attualità, di approfondimento giornalistico, che rincuoravano le persone, perché le persone sentivano che se si trattavano certi argomenti si volevano risolvere, che la gente se ne occupava per risolverli, e invece no, se ne trattava anche a mezzanotte e dintorni, come diceva Marzullo, oppure Il rosso e il nero, Moby Dick, Samarcanda di Michele Santoro e Travaglio, che io guardavo, la gente pensava certi problemi della società italiana e della come dire geopolitica si trattano dei problemi anche di altri paesi, il Turkmenistan, la Russia, il Giappone, allora vuol dire che certi problemi si risolveranno, e invece no, i problemi non si risolvevano. Una mosca, certi problemi non si risolvevano e alla fine tutto rimaneva come prima in Italia e nel mondo intero. Adesso, passando alla IA, alla intelligenza artificiale, alla AI, artificial intelligence, ce ne sono sempre di più. Ci saranno, parafrasando Giulio Verne, 20.000 intelligenze artificiali sotto 20.000 intelligenze artificiali sotto i mari, e forse fonderanno delle reti sociali ogni intelligenza artificiale per fare concorrenza alle reti
sociali tradizionali che già stanno integrando la propria IA. Però ecco, la gente già con le reti sociali ha messo da parte il proprio cervello. L'AIA potrà distruggere l'umanità? Spero di no, ma se succede che se ogni singolo individuo metterà da parte l'intelligenza artificiale, già lo hanno fatto con questo attrezzo, adesso vedete l'ora che no, fra poco pubblicherò il video, quindi commentate, date like a questo video, questa premiere se vi piace. Potete già durante la premiere donare con super grazie, comprare un abbonamento, regalare un abbonamento minimo 99 centesimi di dollaro, schiacciate more più e vi apparirà una sticella graduale. Voi potete donare anche 200 o più euro o libbre sterline, scegliete voi la moneta, e così anche nella chat, super chat e sticker mi aiuterete a andare avanti creando nuovo contenuto e cambiando di cellulare. Nella donazione specificate che cellulare volete che mi compri, la marca e il modello, e se ce la fate magari ci sono dei cellulari che costano 20, no, non so se 20 euro, 50 euro, 100 euro, 150 euro, 500 euro o più. Tecno Spark 30, Infinix Note 50 Pro Plus 5G, Infinix Note 40 Pro Plus 5G, scegliete voi. Allora dicevo, sempre più persone utilizzando questo cellulare, ma adesso l'intelligenza artificiale che la trovi ovunque, anche nell'insalata, metteranno da parte il loro senso critico. Ormai la gente non legge più, legge male, legge sporadicamente e non legge. E allora purtroppo in quel senso l'umanità finirà per soccombere all'intelligenza artificiale. Ormai anche i controlli sulla sicurezza militare sono fatti dall'intelligenza artificiale, ci sono sempre più falsi positivi, e poi quando c'è un falso negativo falso è la volta buona che purtroppo succede qualcosa di brutto, di irreparabile, di irrimediabile. E quindi bisogna abbandonare un po' di questa intelligenza artificiale, che ci sia controllo umano sulla sicurezza nazionale, sui controlli sulla web, sui controlli militari, perché altrimenti l'intelligenza artificiale si può sbagliare. Molte volte si sbaglia perché non è un'intelligenza come quella umana. Per esempio c'è sempre stata sul web l'intelligenza artificiale con i motori di ricerca. Come fanno a tradurti una frase o a trovare quello che cerchi sul web? Tu inizia a digitare, che mi guardi, tu che mi guardi, e anche tu, Gun Blood Scissor, tu inizi a digitare come e ti autocompleta la frase. Se tu hai attivato autocompletare nel browser, come, e ti dice come fare, come mangiare, come pescare, come dormire meglio. Tu dici come fare e ti autocompleta, e tu dici come fare un bellissimo video e ti autocompleta per YouTube, per Instagram, per altri social. Questo come fa l'intelligenza artificiale a autocompletare quello che stai scrivendo? Per il semplice fatto che fa delle ricerche statistiche su tutta la web mondiale nell'idioma che stai utilizzando e anche traducendo da altri idiomi adesso, e poi ti dice quello che probabilmente tu stai cercando sulla base di quello che tutti cercano. E lo stesso vale per i video che tu guardi. Più guardi contenuto su YouTube, sempre uguale, più YouTube ti dà quello che cerchi, rinchiudendoti in una bolla. Se tu non cerchi nulla, YouTube ti proporrà sempre quello che tu cerchi e ti incapsula in una bolla di ricerche. Per quello ogni tanto bisogna cercare qualcosa di nuovo, perché altrimenti YouTube dice questo si conforma col materiale che gli presento e che ha sempre guardato e che corrisponde a quello che ha sempre guardato. Oppure tu cerchi qualcosa in YouTube e ti autocompleta la ricerca con quello che la maggior parte delle persone cercano con gli elementi che hai appena messo. Kung Fu, il re del Kung Fu, Kung Fu Bruce Lee,
eccetera. Invece se tu cerchi delle cose molto particolari, YouTube te le deve trovare, anche Google Search ti deve trovare quelle cose che tu cerchi, perché non ti conformi con quello che è autocompleta. Allora ogni tanto non conformarsi con l'autocompletamento dell'intelligenza artificiale che già esisteva in YouTube e in Google Search, ma ampliare la frase, cercare titoli di coda larga, ampliare il dettaglio, e così in questo modo ci proporranno sempre cose differenti. Per esempio, avere ben chiaro cosa si sta cercando e non cercare a zonzo, e poi quando ci autocompleta la frase in una forma che non ci garba, mettere le nostre preferenze. Kung Fu antica Cina di sicuro non ci apparirà nelle ricerche. Kung Fu ci mette subito Panda, perché la maggior parte delle persone cercano Kung Fu Panda. Kung Fu mantide religiosa del sud o regina, e allora ti autocompleta magari con dei dettagli che la gente che cerca proprio quelle cose e che esulano dalle tue ricerche del Kung Fu mette. Quindi alla fine, ecco, bisogna sapere utilizzare l'IA, perché altrimenti ci utilizza nel senso che ci dà quello che già sa che noi cerchiamo, o quello che la maggior parte delle persone già hanno cercato con quelle poche cose che abbiamo messo. E in questo modo l'intelligenza artificiale si risparmia lavoro, rischia di proteggerci male se è un'intelligenza artificiale generica, attraverso la sicurezza militare, la sicurezza negli aeroporti, la sicurezza nei sistemi operativi. Bisogna essere più presenti come esseri umani ed esigergli sempre di più e controllarla. L'intelligenza artificiale non finirà con la specie umana se gli esseri umani sapranno utilizzarla come strumento, ma non è che prenderà il controllo e il dominio delle cose per annientarci. Purtroppo può fare degli errori gravi nelle centrali nucleari, nelle basi militari nucleari, nella sicurezza contro attacchi nucleari, se gli affidiamo il controllo al 100%, come succedeva negli anni non so se 70 o 80 con i radar americani che avevano una falla e dicevano agli operatori che c'era un attacco in corso da parte dell'Unione Sovietica, che apparivano improvvisamente i missili. Infatti l'operatore umano disistimò, prese da 1 a 5 minuti di tempo prima di dare l'allerta, e così come apparirono gli stormi di missili, sparirono dai radar. In effetti ci fu un problema con i radar troppo sensibili e calibrati male, che scambiarono uno stormo di uccelli per un gruppo di missili. E così come lo stormo di uccelli apparì che non doveva apparire nei radar, perché erano radar per detettare missili, aerei e altro, siluri, eccetera, no, missili intercontinentali, tattici, strategici. Così sparì quello stormo, quella cosa lì, si corresse il radar, e l'operatore umano sarebbe lanciato l'allarme appena visto l'irregolarità, probabilmente sarebbe partito l'attacco nucleare statunitense conclamando quello sovietico, e sarebbe finita l'umanità, perlomeno forse tutta la vita sulla terra, perché c'avevano migliaia di volte in più il potenziale per distruggere il pianeta. Allora, ho già fatto 24 minuti, spero di essere stato esaustivo. Grazie mille, cercherò di mettere una timeline perché sia accessibile la risposta a tutti. Grazie della tua gentile donazione di 10 euro. Mi scuso di aver fatto il video risposta soltanto oggi. Un momento.
Ecco, per fortuna che non si è interrotto il video, ma riprende. Spero che tu mi possa perdonare di questa mia dabadaggine, di questa mia mancanza, ma in compenso ho fatto molti video facendo la spesa da quando mi hai donato gentilmente 10 € richiedendomi questo tema. Non so se mi hai richiesto nel passato altri video, perché pensavo fossero dei commentari. Che sbadato. E ti auguro di avere un felice Natale, nel caso non ci risentiamo, e farò un video anche per il Natale, forse parlando forse del Natale o salutando i nostri amici. Allora ciao, gan blanchissor, grazie di tutto, fate delle donazioni, mi raccomando, voi che avete guardato questo video, e ci risentiamo a frappè. Ciao, adesso lo vado a caricare, forse uscirà fra poco in Premiere.